Su questo canale abbiamo una fortuna, ovvero quella che di molte piste delle quali parliamo abbiamo anche un ottimo onboard da andare a vedere, quindi come abbiamo fatto ieri per il post MotoGP, e se ve lo siete persi ve lo lascio qua in alto, andiamo a vedere come è fatta Magny-Cours, visto che ci ho girato esattamente la settimana prima della Superbike e dopo parliamo della gara. Partiamo dal punto più riconoscibile di Magny-Cours, ovvero l'ultima S che va tagliata il più possibile per uscire forte sul rettilineo che non è quello più lungo, è quello della partenza, e arriviamo subito alla curva 1, qui la pista comincia a scendere, si accelera molto forte, si cambia direzione e ci mettiamo in questo lunghissimo curvone a destra che si chiama Estoril, con la differenza che a Estoril è piatto, qua ci hanno infilato un cambio di pendenza importante, molto difficile uscire da qua con le gomme finite perché si spina da paura verso il rettilineo più lungo della pista, anche se è un falso rettilineo perché è un po' storto e si mettono tutte le marce possibili in base ai rapporti fino ad arrivare alla prima marcia per fermarsi alla curva dell'Adelaide. Questo tornantino poi scende verso il basso stile Nürburgring e qua si attraversa la pista tenendo la moto piegata per evitare l'impennamento, e a proposito di Nürburgring arriviamo alla chicane che si chiama Nürburgring. Sempre in discesa, molto difficile perché la velocità di percorrenza deve essere altissima, accelerazione verso la curva 180 gradi in discesa nella quale il punto di corda deve essere preso alla fine per poter accelerare il più possibile verso la salita, perché qua appunto la pista comincia a risalire tantissimo verso la chicane Imola, un'altra chicane nella quale la frenata è cieca, è difficilissima, come a Laguna Seca si frena in salita, poi in piano, poi in discesa, c'è la compressione, si inserisce nella S, si cambia direzione e poi si va alla frenata di questo rampino sulla destra che si chiama Château d'Eau, si accelera stando con il 1000 il più stretto possibile perché è pieno di buche e poi si cambia direzione alla moto per inserire nel curvone del Lycée e poi arrivare al Complexe du Lycée, che sono le ultime due curve a destra. Ci si ferma, si riaccelera fra la prima e la seconda e qua aver impostato la traiettoria giusta fa la differenza per poi uscire sul rettilineo il più forte possibile. Le gare sono state abbastanza noiose, ma cerchiamo di capire bene che cosa è successo e soprattutto cerchiamo di capire come si evolverà il campionato da qua in poi. Incredibile ma vero, ma in tutto il weekend non ha piovuto a Magny-Cours, perché qui è un must, qua piove sempre, ogni 10 minuti, più volte al giorno, poi asciuga, poi piove, poi asciuga, e invece stranamente, come è capitato a noi la settimana precedente, sono stati 2 weekend soleggiati con condizioni stabili. L'asfalto di Magny-Cours, come in tante altre piste del mondo, è estremamente sensibile al calore. Che cosa vuol dire? Che quando è fresco, ad esempio la mattina, si va più forte, la pista è più veloce, mentre il pomeriggio, con lo scaldarsi della giornata, questo calore fa diminuire il livello di grip a parità di qualsiasi cosa, a parità di gomme, di performance del pilota, quindi si va più piano. Considerate che dalla Super Pole, quindi una condizione nella quale i piloti entrano con poca benzina, gomme super morbide, tutto fatto per la miglior performance possibile rispetto a quello che poi è stato il warm-up di domenica mattina, e la Superbike il warm-up lo fa domenica veramente presto ed è il primo turno della mattina, perché poi nella giornata di domenica hanno la Super Pole, la gara 2, quindi in una condizione di warm-up dove non è raccomandabile buttare per aria la moto, visto che poche ore dopo ci sono 2 gare in fila e si provano solo eventualmente piccole modifiche o semplicemente viene utilizzato per sciogliersi un po', non c'è stata questa grande differenza a livello di tempi rispetto alla qualifica. Sì, sono andati un po' più piano, ma non tantissimo, e questo è dato appunto dalla condizione. Prima di arrivare alle gare parliamo di una notizia che mi ha un po' sconvolto, nel senso buono del termine, che comunque la vita va avanti, però gli anni passano e vedere il ritiro di Jonathan Rea è stato un po' triste. Il pilota più vincente della Superbike che abbandona, tra l'altro dopo 2 stagioni un po' opache. Mi spiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo ritirarsi in un momento molto migliore, ma evidentemente l'assenza di pressione gli ha fatto molto bene perché questo weekend sembra rinato. Questa è anche una delle piste preferite di Toprak, ma vi ricorderete che l'anno scorso c'è stato quel famoso incidente nella discesa che porta al Complexe du Lycée, che è quel discesone a sinistra che si fa in pieno per poi frenare, con il freno si cambia direzione, e a Toprak in quell'occasione nelle prove libere gli si chiuse lo sterzo quando era ancora a sinistra e la pista in quel punto non è progettata per accettare una caduta a sinistra, infatti la moto aveva sbattuto e anche lui contro l'angolino che poi divide l'altra parte della pista, ovvero la chicane. Grande paura, trauma toracico, problemino al polmone, non aveva corso ma ne era venuto fuori benissimo. Sin dalle qualifiche tutto il weekend è sempre stata la solita storia. Toprak davanti, Bulega secondo, e da un po' di tempo a questa parte
il terzo e quarto posto se lo giocano due fratelli, ovvero i due Lowe's. Sprazzo di Iannone quinto e poi Super Iari Montella sesto in seconda fila, addirittura davanti a Danilo Petrucci. Poi ci sono due piloti molto veloci che non si sono nemmeno qualificati e che partono dal fondo dello schieramento e sono Gerloff e Locatelli caduti senza non aver fatto nemmeno un cronometrato. A proposito di cadute, gara 1 è stata estremamente condizionata da quello che è successo al primo giro. Tutto il gruppo parte, arriva nell'ultimo settore alla frenata del Chateau d'Eau, che è quel rampino a destra che poi scende nell'ultimo curvone, e qui succede il patatrack. Petrucci supera Iannone, staccata, Iannone vuole incrociarlo, dietro c'è Iari Montella che stava cercando di infilarsi, non c'era più spazio e a Iari si chiude lo sterzo e parte una carambola nella quale cadono Iari, Iannone, Jonathan Rea e poi anche Xavi Vierge e Bautista. Tutto questo casino aiuta la rimonta di Locatelli e di Gerloff, che arrivano dal fondo dello schieramento, anche se poi Gerloff a fine gara non ci arriva perché cade nuovamente. Mentre Toprak scappa tutta la gara, è stato un bel duello fra Lowe's e Bulega ed è bellissimo vedere anche le differenze fra le varie moto in una pista molto completa come questa, perché ha un po' di tutto. E la cosa più evidente che si può notare è che la Ducati ha un vantaggio incredibile nel voltare in accelerazione con il gas, e questo lo vedrete anche nel video che uscirà della mia garetta a Magny-Cours, nella quale c'era Clément Granzotto, che è il ragazzo con il quale abbiamo battagliato a Barcellona, che ha vinto la 24 ore di Barcellona, e lui ha proprio una Ducati Panigale, non il modello nuovo, quindi quel modello che corre in Superbike, appunto una V4R, e la differenza rispetto alla mia Aprilia, a parte un po' di motore perché va in questo caso più forte, ma proprio la facilità e la velocità con la quale riesce a voltare con il gas, mentre io con la mia Aprilia sono molto più a posto in frenata. Mentre, incredibile ma vero, la Bimota, quindi 4 cilindri in linea col motore Kawasaki, ha un'accelerazione nel ripartire da fermo incredibile. Ovviamente inutile dire che BMW abbia lavorato tantissimo per mettere a posto la moto in frenata, punto di forza del loro pilota di punta, cosa che alla Ducati ultimamente riesce un po' peggio, soprattutto quella zavorrata di Alvaro, che come vedremo è come da quando esiste la regola sul peso, riesce a esprimersi solo quando il serbatoio finisce e le gomme droppano, e lui riesce a metterci del suo perché a serbatoio pieno e gomme nuove fa una fatica incredibile. Già, di questa cosa forse non ne abbiamo mai parlato, ma è molto importante nelle gare di moto. Il setup e il bilanciamento della moto cambiano radicalmente in base a quanta benzina tu stai imbarcando, e soprattutto il pilota poi si deve adattare e deve cambiare anche lo stile di guida, perché in qualifica non guidi alla stessa maniera che nel primo giro di gara con il serbatoio pieno. Anche se è un risultato un po' falsato da un sacco di cadute che ci sono state nel primo giro, e anche se ne parla poco e si vede poco, chi secondo me sta andando fortissimo con una moto che non è assolutamente competitiva per vincere le gare è proprio Batin Sofoglu. Lui è un ragazzo giovane, ha fatto la 300 un paio d'anni in Supersport facendo delle belle gare, e adesso è in Superbike a fare l'apprendistato, e tra l'altro è sempre davanti al suo compagno Rinaldi. Rinaldi tra l'altro dietro anche a Sergio Garcia all'esordio in Superbike sulla Honda ufficiale, e dietro di loro solo Vickers estremamente sottotono, poi vabbè Zaidi e Rabat con la Honda di Mie sono in una condizione diversa. A proposito di asfalto, ne abbiamo parlato prima di condizione e temperatura per la Super Pole Race. Dopo i riscontri del warm-up, come spesso accade, la griglia si è divisa in chi ha scelto di fare la Super Pole Race, quindi la gara sprint diciamo con la SCQ, e chi con la SCX Sviluppo e 126. Tra l'altro nel futuro Pirelli sta pensando di unificare le carcasse tra 0, X e Q, che in questo momento sono due carcasse diverse, e lavorare solo sul compound, quindi sulla mescola. La cosa interessante da notare nella scelta delle gomme è che, come in questa pista, i piloti frenatori come Toprak, Michael van den Mark e Garrett Gerloff abbiano scelto la SC2 all'anteriore, soprattutto per sostenere la moto in punti molto stressati come l'Adelaide, nella quale arrivi da un rettilineo lunghissimo, fai sesta prima o quinta prima, e nel discesone del Complex du Lycée può aiutare parecchio. Super Pole Race scatta forte Bulega, e arrivati all'Adelaide, che è il tornantino in fondo al rettilineo di ritorno, Toprak gli tira una frenata esagerata, tra l'altro era anche lontanissimo, e riesce a superarlo, e sì, signori, qui è finita la gara. Montella sconta il long lap penalty che gli hanno inflitto a causa dell'incidente in gara 1, e poi si ritira a causa di un problema tecnico, perché sappiamo che avendo una moto sola, quando la moto cade ci sta che poi ci possa essere qualcosa che non va. Cade Sam Lowe's, quindi siamo tornati a cadere spesso, e cade anche Bautista per evitare di toccare Ray all'Adelaide. Stesso podio di gara 1, quindi Toprak, Bulega, Lowe's, con la Bimota che ormai è una certezza, e quarto come ieri
Petrux. Per la gara 2 non è cambiato assolutamente niente, tranne il fatto che sia Sam Lowe's che Jari Montella si sono dovuti rifermare per problemi tecnici e che Bautista ha fatto una rimonta esagerata come al suo solito sul finale di gara. Dopo il round di Magny-Cours, Toprak ha 39 punti di vantaggio su Nicolò. Mondiale chiuso? Secondo me è ancora presto per dirlo, anche se vedendo la scia di vittoria e la consistenza con la quale vince Toprak sarà difficile cambiare questa tendenza. Interessante è la lotta per il terzo posto, perché Danilo Petrucci si sta giocando qualcosa di grosso come team indipendente, anche se Andrea Locatelli non è lontanissimo. Sicuramente quella odierna non è una superbike estremamente emozionante, ma come per la MotoGP siamo in un periodo di stallo vicini a un grosso cambiamento, perché sappiamo che arriveranno le Michelin non l'anno prossimo, quello successivo, e soprattutto che attualmente sembra abbastanza evidente che il progetto Ducati Panigale sia un po' arrivato al limite. Infatti BMW, non disponendo più delle super concessioni, ha dovuto cambiare leggermente la moto nella prima parte di stagione, hanno faticato, ma da Most in poi, come avete visto, non ce n'è stato più per nessuno e credo che sarà così anche per tutta la fine dell'anno. A livello di mercato ci sono un sacco di cose curiose, perché Alvaro Bautista ha rifiutato l'offerta di Ducati ufficiale e si è spostato in Barni. Quella poltrona verrà occupata da un pilota super talentuoso e molto veloce che è Iker Lecuona. È arrivato in MotoGP forse troppo presto, è stato poco costante, tanti infortuni e questa potrebbe essere la sua arma di riscatto. Sarà interessante anche vedere la nuova Ducati Panigale con il forcellone bibraccio in confronto alla super vincente BMW che verrà guidata da Danilo Petrucci, mentre Van de Mark ancora non ha rinnovato. Chi secondo me potrebbe fare molto bene se trovasse una situazione consona è proprio Dominic Egerter, sulle quali ci sono state un po' di voci riguardo una trattativa con GoEleven, però lì bisognerà anche vedere che cosa vogliono fare con la situazione Andrea Iannone, anche perché nell'ultimo periodo i risultati sono stati neanche pochi, quasi nulli. Adesso mancano 3 round alla fine, Aragon, Estoril, Jerez, trittico di gare spagnolo, e vedremo come andrà. Noi nel frattempo ci aggiorniamo domani con un altro nuovo video. Ciao!